6 years have passed since the release of the groundbreaking documentary that introduced the world to Giulio Castagna. His life took an unexpected turn after that film's success, catapulting him into the realms of fame and fortune. Giulio became a household name, basking in the glow of awards, red carpets, and the allure of Hollywood. He was announced to appear on award-winning shows, and he was featured on many ad campaigns, including the famous Hugo Boss Super Bowl commercial that was the most viewed commercial in YouTube's history. But just as his star shone brightest, fate dealt a cruel hand. Old photos, unearthed from the depths of social media, emerged to haunt him. They were old photos from Halloween in 2016, where Giulio was dressed as the President of the United States, Barack Obama. All the news organizations and the media that once embraced him now turned against him, and the fame he had come to cherish became his undoing. In the blink of an eye, Giulio lost it all. The glitz and glamour vanished, and he found himself canceled from the glamorous lights of Hollywood, and soon forgotten. Forced to go back to his roots in Borgarello, now on the verge of adulthood, Giulio finds himself wrestling with a profound sense of identity. The pursuit of riches and fame once fueled his dreams, but those dreams now lay shattered. In search of purpose and meaning, Giulio embarks on a journey to discover the past of his ancestors. He sets his sights on Ireland, the land of his ancient forebears, the O'Casties. I have traveled many lands, and I still can't understand how sad you have become on my return. Your old heart is filled with care, sad and old they left you there. Irlanda, una nazione intrisa di storia, di musica, di vita. È come entrare in un caleidoscopio culturale dove il passato e il presente si fondono in un tutt'uno. Mi trovo ora a Dublino. Già dalle prime impressioni posso percepire l'atmosfera unica di questa città. Le strade acciottolate, i pub animati, gli edifici antichi mi raccontano storie di un passato lontano. Dublino mi appare come un labirinto di strade sconosciute, ma è proprio questa sensazione di smarrimento a farmi sentire vivo. Le vie di questa città mi chiamano. Mi sento attratto da un magnetismo invisibile. Cosa mi riserverà questo viaggio? Non lo so ancora, ma una cosa è certa, questo è molto più di una semplice avventura.
Ormai è da tempo che mi sono reso conto c'è qualcosa che mi manca. Non una cosa materiale, ma un pezzo di me stesso. Qualcosa che ho perso lungo la strada. Ma come fa una persona a ritrovare se stessa se non sa nemmeno chi è veramente? In questo vortice di emozioni avevo bisogno di un punto fisso, un punto stabile da cui iniziare. Perciò ho deciso di partire dalle radici, indagando il legame che ho con questa terra e le connessioni con i miei antenati, gli Ochesti. La prima tappa di questo viaggio mi porta alla leggendaria fabbrica della Guinness. Ci troviamo qui alla fabbrica della Guinness. Qui possiamo vedere il fondatore, Wes Gossett. Molti non conoscono però dell'antica rivalità tra la Guinness e la Larry O'Kesty, un'antica birra. Questo perché purtroppo a vincere la rivalità è stata la Guinness, ma in realtà non sanno che il vero fondatore di questa ricetta è un altro uomo, Larry O'Kesty. Camminando tra le sale, mi chiedo se questa storia di un O'Kesty, inventore della Guinness, sia solo una leggenda tramandata di generazione in generazione, o se ci sia del vero dietro di essa. Prima di partire ho deciso di provare la birra O'Kesty, che ho trovato nelle antiche riserve di famiglia, in modo da poterla confrontare con quella della Guinness spillata direttamente dalla fabbrica. Così avrei potuto risolvere la questione una volta per tutte. Aspetta, ma è proprio uguale. Allora la storia era vera. Povero Larry, chissà se ora da lassù sia ancora tormentato dal senso di tradimento e di tristezza, o se invece abbia trovato una sorta di pace, sapendo che milioni di persone, pur non conoscendo la sua storia, adorano lo stesso la sua birra. Anche se la sua identità è stata dimenticata, la sua eredità sopravvive e la sua anima trascende il tempo e il nostro mondo, e si nutre della gioia che ha portato così tante persone attraverso la sua creazione. Ora mi sto dirigendo verso il sud dell'Irlanda, nella città di Cove, ma prima devo fare una tappa importante, in un luogo significativo per l'Irlanda, ma soprattutto per la famiglia O'Kesty. Troviamo qui alla Rofo Castle. La sua costruzione risale al tempo quando San Patrizio riuscì a scacciare da questa montagna il diavolo. In questa area, durante le guerre confederate inglesi, si tenne una battaglia molto importante tra una confederazione irlandese e i coloni inglesi. La confederazione irlandese era guidata da Thomas Preston, mentre quella inglese da Lord Haringham. Gli irlandesi combatterono molto ferocemente, ma nonostante ciò persero. Comunque il loro coraggio ispirò molti irlandesi alla ribellione, che porterà successivamente quindi alla liberazione degli irlandesi dal dominio inglese. Infatti il valore con cui hanno combattuto portò anche lo stesso Lord Harrington a onorarlo con un nome molto importante, Thomas Preston, ovvero O'Kesty, che in antica irlandese significa il valoroso.
Per più di un secolo, l'Irlanda è stata sotto il dominio inglese, soggetta a conquiste e oppressioni che hanno lasciato un segno indelebile nella sua storia. Tuttavia, nonostante l'avversità, il popolo irlandese ha dimostrato una forza interiore straordinaria, un legame profondo con la propria cultura e tradizioni e un inarrestabile spirito di lotta per la libertà. L'aspirazione all'indipendenza ha guidato il cuore degli irlandesi in molteplici rivolte e battaglie, unendoli in un'insaziabile sete di autogoverno e autodeterminazione. Nonostante le delusioni e le difficoltà, il loro spirito indomito ha infine portato all'ottenimento dell'indipendenza e alla creazione di una nazione libera. Questa tenacia e determinazione, non solo politica ma anche culturale, è un esempio straordinario per tutti noi. Tengo stretto al cuore il desiderio che un giorno l'Irlanda possa essere riunificata come una famiglia unica, una nazione che mantiene tutte le sue tradizioni e culture in un abbraccio di pace e unità. Her eyes they shone like the diamonds. You'd think she was queen of the land. And her hair hung over her shoulder, tied up with a black velvet band. Ci troviamo ora a Cove, nota in passato come Queenstown. Da qui passarono molti irlandesi per emigrare verso altri stati, come ad esempio gli Stati Uniti d'America. Una famosa imbarcazione che è salpata da questa città portuale è stata il Titanic. Nel 1912 scelse di salire su questa imbarcazione il mio gran bisnonno Seamus O'Casey. Il fatidico giorno, però, dimenticò il suo biglietto a casa. Allora fu costretto a salire illegalmente e di nascosto all'interno della nave. Proprio da Seamus O'Casey fu ispirato il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio nel celebre film Il Titanic. Seamus adorava il mare e salpava spesso da questo porto, ma quel giorno fu l'ultima volta che lo fece. Ho continuato a navigare lungo la costa irlandese verso una piccola isola, avvolta da leggenda e da mistero. Per capire la storia dell'isola, bisogna prima sapere la storia di Theodore O'Casey. Theodore fu un politico e un filosofo irlandese, ma soprattutto un visionario, che concepì l'idea di una società perfetta, guidata da governanti filosofi dediti solo al benessere del popolo, dove ogni cittadino ha il proprio ruolo e ognuno condivide le risorse essenziali per garantire un livello di uguaglianza per tutti.
Una società dove la ricerca della conoscenza e della verità è considerata di primaria importanza e dove la giustizia e il bene comune formano i pilastri fondamentali. Theodore trovò molti seguaci tra il popolo irlandese, persone che lo veneravano per le sue idee e la sua visione. Egli credeva fortemente che la nuova società irlandese, appena creata dopo l'indipendenza, dovesse abbracciare questi nuovi ideali. Tuttavia, il nuovo governo non fu così entusiasta delle idee di Theodore, che vennero giudicate troppo radicali e potenzialmente destabilizzanti per l'ordine appena costituito. Così Theodore Kesty fu esiliato dalla terra che amava, allontanato dalla sua patria a causa delle sue idee. Allora Theodore, assieme ai suoi assidui seguaci e gli ultimi membri rimasti della famiglia Kesty, decise di iniziare una nuova comunità su una piccola isola nell'Atlantico, lontano dalle coste irlandesi, basata su quegli ideali. Ormai, che io sappia, non è più rimasto nessuno che porta il nome di O'Kesty, ma forse gli ultimi rimasti potrebbero trovarsi proprio su quest'isola. Attraverso sentieri selvaggi e scorsi a mozzafiato, avanzo con determinazione. Mi sembra di sentire la presenza degli O'Kesty che mi guidano in questo viaggio, come se la loro eredità fosse ancora viva in questo luogo remoto. Eppure, ogni passo mi avvicina sempre di più alla consapevolezza che non c'è più nessuno di loro. Improvvisamente, in lontananza scorgo un vecchio relitto arrugginito. Guardo le sue fattanze, corrose dal tempo. Mi viene il pensiero che possa essere la barca con cui gli O'Kesty sono giunti su quest'isola remota. È una sensazione strana, pensare che proprio quella barca, un tempo simbolo di speranza e di avventura, sia ormai ridotta a un relitto, mai più utilizzata dopo il suo arrivo. Continua a riflettere sugli ideali di Theodore O'Kesty e la sua visione di una società perfetta e armoniosa. Era convinto che queste idee avrebbero potuto creare un mondo migliore, una società basata sulla giustizia, l'uguaglianza e il bene comune. Ma quando guardo attorno a me e trovo solo relitti del passato, consumati dal tempo, mi chiedo se tali ideali possono davvero essere realizzati. Forse sono solo utopie irraggiungibili, sogni che si infrangono contro la dura realtà del mondo. Eppure il desiderio di creare un mondo migliore sembra essere innato nell'uomo, un'aspirazione che ci spinge a cercare sempre di più, nonostante le difficoltà. Questa isola deserta mi spinge a riflettere ancora di più sulla fugacità del tempo e sulla natura dell'esistenza umana. Sembra che tutto ciò che creiamo, le nostre opere e le nostre storie, potrebbero essere destinate a scomparire nel corso dei secoli, come segni cancellati dalle onde del mare. Così anche noi potremmo essere dimenticati e le nostre storie destinate a svanire nel corso del tempo. Ma allora mi domando, perché dovremmo sforzarci a inseguire fama e ricchezze? E perché ci importa di essere ricordati ai nostri posteri? Forse ciò che ci importa veramente è lasciare un'impronta positiva nel mondo e nel cuore delle persone che incontriamo lungo il nostro cammino. Anche se le persone e le storie possono svanire nel tempo, il bene che facciamo e l'amore che doniamo possono continuare a vivere attraverso gli altri.
Ci troviamo ora a Galway, presto andremo nello splendente parco naturale di Connemara. Qui sono segnate le storie di 2 importanti membri della famiglia O'Kesty. Questa residenza privata fu costruita verso metà del XIX secolo da un ricco dottore londinese. Dopo la prima guerra mondiale, però, fu dato in mano delle suore benedettine, il cui capo era Benedeth O'Kesty. Difatti fu proprio Benedeth a trasformare questa residenza in un'abbazia. Lei fu una vera ispirazione per molte ragazze che da tutta l'Irlanda venivano alla sua abbazia per ricevere i suoi insegnamenti. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Ci troviamo qui ai resti del primo telegrafo transatlantico senza fili, costruito da Guglielmo Marconi. Molti non sanno delle origini irlandesi di Guglielmo Marconi, infatti era il nipote di James Jameson, il creatore del famoso brand di whisky. Guglielmo Marconi veniva spesso in vacanza in Irlanda e fu proprio qui che conobbe per la prima volta Jimmy O'Kesty. La loro amicizia fu talmente forte che una volta cresciuti, Jimmy decide di trasferirsi in Italia per aiutare Marconi nelle sue invenzioni. Jamie visse per molti anni in Italia e per non essere visto come uno straniero, decide di cambiare nome in Giacomo Castagna.
Mi trovo ora al termine di un viaggio che mi ha svelato le storie degli Ochesti. Questa terra magica e affascinante mi ha regalato molto più di quanto avessi mai immaginato. Mi ha donato radici, emozioni e una connessione con un tempo passato che sento scorrere nelle mie vene. Ogni storia di vita che ho incontrato mi ha arricchito e insegnato qualcosa di prezioso. Questa avventura non è stato solo un movimento fisico attraverso luoghi e spazi, ma è stato soprattutto un viaggio interiore, un viaggio alla scoperta di me stesso. Ho imparato che accettare l'assurdità e la fragilità della nostra esistenza ci rende più umani, più connessi con gli altri che condividono questo cammino con noi. Ho imparato a vedere la realtà con occhi nuovi, a riconoscere la bellezza e la preziosità dell'esistenza. So di essere definito non da ciò che possiedo o da ciò che gli altri pensano di me, ma dal modo in cui affronto la vita e dai valori che posseggo. Ora che questo viaggio è giunto al termine, mi porto dietro un bagaglio di ricordi, emozioni e conoscenze. Sono consapevole che ci saranno sempre momenti in cui dentro di me sentirò un senso di incompletezza o smarrimento, ma so che sono sentimenti normali. Si possono avere nel corso della vita e ora che conosco meglio me stesso, unito della mia tenacia e dei miei valori, non li vedo più come un qualcosa di negativo, ma come una forza che mi sprona a migliorare e a diventare una persona più esemplare. Con questa realizzazione mi rendo conto che una fase della mia vita è giunta al termine, ma questo non è un punto di arrivo, ma piuttosto un nuovo inizio.